L'epopea dei Garibaldini è sicuramente uno degli aspetti più affascinanti del Risorgimento italiano. Ma come ha potuto un esercito improvvisato come quello sostenere non solo il combattimento contro eserciti superiori in uomini e mezzi, ma anche organizzare la complessa macchina logistica che una campagna militare richiede? Come vedremo più avanti, Garibaldi fu un geniale innovatore non solo nelle sue tattiche di combattimento, ma anche in altri aspetti organizzativi, a partire dalla pianificazione del rancio che possiamo a ragione definire alla garibaldina, appunto. Per comprendere meglio il contesto storico in cui tutto questo avveniva, può essere utile confrontare il rancio dei Garibaldini con quello dell'esercito italiano, diciamo così, regolare, cioè quello sabaudo. Il rancio dell'esercito sardo, che con la proclamazione del Regno d'Italia nel 1861 sarebbe stato rinominato poi Regio Esercito, aveva alla base una robusta razione di pane. C'erano poi brodi di carni lessate, a cui si aggiungevano cavolo e verdure varie, riso, paste e legumi. La carne da brodo lessata proveniva dalle vaccine più vecchie, il cui sapore non era un granché. C'erano anche integrazioni di conforto come il vino e altri alcolici in occasioni speciali. Il resto del vino i soldati se lo andavano a bere nelle osterie. Ricordiamo che gli animali da fattoria erano allevati principalmente per il lavoro, per il latte e per la riproduzione. Ne consegue che solo in avanzatissima età venivano abbattuti, se non cadevano addirittura da soli. La quantità giornaliera di carne, alta anche secondo gli standard odierni, non deve quindi trarre in inganno. Si tratta in genere di tagli di scarsa qualità, ovvero frattaglia. Nel nord solo il maiale fa eccezione nella cucina popolare, poiché nei mesi invernali le parti meno nobili e grasse della bestia costituiscono l'integrazione alimentare più importante. Col grasso, lardo, strutto, poi si cucina tutto l'anno. La carne di maiale è un alimento deperibile, anche se insaccato, quindi difficilmente trovano posto nell'alimentazione militare gli arrosti e le braciole che conosciamo oggi. Non era raro infatti che la distribuzione di insaccati risultasse poi in disturbi intestinali. Come molti di voi già sanno, io curo anche un altro canale che propone una serie di ricette della tradizione italiana, ma non solo. Potete trovare il link nel box qui sotto e, se non l'avete già fatto, vi prego di iscrivervi. Facendolo mi darete un grande aiuto. Le condizioni di casermaggio in cui preparare il cibo e dormire sono piuttosto disastrose. Sono requisiti come alloggi vecchi monasteri già utilizzati durante il periodo napoleonico e si cuoce per compagnia o per camerata. Non c'è un servizio centralizzato di cucina. È normale che 2 o anche 3 soldati dormano in una singola branda. Soltanto nel 1836 saranno distribuite le brandine singole e l'assapane. Il pane era distribuito ogni 2 giorni, ma va detto che era molto più fresco e buono di quello che comunemente mangiamo oggi. Nel 1828 appare l'antenata della gavetta, che assumerà poi la sua forma definitiva nel 1872. Nel 1851 ogni soldato ha la sua borraccia di legno per l'acqua o il vino e la razione giornaliera di marcia che prevedeva solo 245 grammi di carne e 184 grammi di pane da zuppa. Come abbiamo già detto, alla base del rancio del soldato vi è una robusta razione di pane e carne di bue da fare lessata in cui cuocere anche riso, pasta o verdure come cavoli, lenticchie e patate. Essendo il vitto corrisposto in contanti per compagnia, bastava economizzare in un ingrediente o più ingredienti e si potevano comprare vari altri articoli a scelta. Il rancio poteva essere sostituito da denaro che persone assoldate localmente trasformavano in rancio, limitandosi però alla spesa di 65 centesimi per unità.
In occasione di marce o campagne militari, la razione giornaliera aumentava con carne di tipo essiccata o di maiale, formaggio, caffè e zucchero per la colazione. Il pane, dopo il riordino del 1875, non sarà più preparato da civili, ma distribuito da panifici militari. Ad ogni letto doveva corrispondere 1 metro di parete e avere il cosiddetto assapane, che è una mensola dove il bersagliere teneva il corredo e il pane probabilmente dentro una cassetta. Alle volte i bersaglieri venivano alloggiati presso abitazioni civili. In tal caso gli stessi percepivano 2 centesimi per piazza alloggio, esclusi i primi 3 giorni. Poco dopo la fondazione del corpo, nel 1837, furono istituite le mense ad economia per i bassufficiali, che prima mangiavano dai vivandieri, i quali dovevano fornire un vitto sano e sufficiente a un prezzo moderato, pagato direttamente dall'interessato. Con le nuove regole, la mensa doveva fornire ogni giorno 2 pasti con vino al costo di 60 centesimi, pagato dall'amministrazione militare, oltre le competenze individuali di pane e legna. In marcia i bassufficiali tornavano a ricevere il vitto in contanti. Come sta, caro Garibaldi? Bene, maestro. E lei? Benone. Ecco il re d'Italia! Viva il re! Con l'unificazione d'Italia anche i menù cambiano leggermente. L'integrazione di popolazioni diverse, la maggior possibilità di scambi alimentari cui si aggiungeva allo spostamento di giovani del sud per il servizio militare al nord, impongono una modifica delle preparazioni alimentari. Viene sicuramente aggiunta più pasta e dopo alcuni anni, tenendo presente che la ferma ne durava almeno 3, si vedeva anche un certo irrobustimento nei giovani e perfino un aumento in altezza. La razione giornaliera ora si compone di 560 grammi di pane o equivalente in galletta, 200 grammi di carne bovina, sovente fino a 300 grammi di pasta o riso, 20 grammi di lardo, 250 grammi di maiale, 300 grammi di vino, 20 di zucchero e 15 di caffè e altri generi come legumi, ortaggi, formaggio e anche spezie di stagione reperibili in zona, purché non si superassero i 5 centesimi al giorno. Il cibo è prelevato con la cosiddetta barella e consumato nelle camerate o sotto i portici, seduti su una panca o sugli scalini di una camerata. Certamente si mirava in quel modo a preparare i giovani alle durezze delle campagne militari, ma consumare i pasti per 5 anni, dovendo lavare 2 volte al giorno la gavetta con mezzi di fortuna in estate e in inverno, non favorisce ricordi piacevoli della vita militare. Questa comunque la cucina di Casermaggio, che è in genere puntuale e variata. Ben diverso il discorso invece quando si è fuori alle manovre e ancora di più se poi ci si trova ad affrontare una campagna militare. Qui tutto funziona se e quando c'è il tempo per cucinare e se arriva il carro della sussistenza. Durante la guerra di Crimea si scelsero per la cottura del rancio dei fornelletti costruiti in genere con pietre o mattoni. Con questo sistema, per far arrivare l'acqua ad ebollizione sono necessari 10 minuti e altri 3/4 d'ora per la cottura del riso e legumi, un po' meno per la pasta. Le calorie sviluppate dai piccoli e dispersivi focolai non erano molte. Per la distribuzione del rancio a un'intera compagnia ci volevano altri 20 minuti e in totale tra cottura, distribuzione e consumo si impiegava 1 ora e mezza, che non è poi tanto. Se per il pasto è prevista anche la carne, l'intera operazione richiede oltre 2 ore. Per fortuna che le guerre dell'Ottocento duravano pochi mesi.